Buongiorno Lorenzo, si accomodi pure. Sono Silvia, la direttrice della struttura. Buongiorno Silvia, piacere di conoscerla. Ha trovato facilmente l'hotel? Con i lavori in centro so che non è semplice arrivare qui. Sì, ho parcheggiato al silos qui dietro. Nessun problema. Ottimo! Allora Lorenzo, stiamo cercando una figura per il front desk del nostro 4 stelle. Ho letto l'annuncio con molta attenzione. È una posizione che mi interessa moltissimo. Vedo dal suo curriculum che ha già lavorato 3 anni nell'hotellerie. Esatto, ho iniziato come portiere di notte e poi sono passato alla reception in un 3 stelle. Il salto da un 3 stelle a un 4 stelle comporta delle differenze notevoli negli standard di servizio. Ne sono consapevole. L'attenzione al dettaglio e l'anticipazione delle esigenze del cliente diventano fondamentali. Esattamente. Partiamo dalle basi tecniche. Quale gestionale alberghiero utilizzavate? Utilizzavamo Opera, ma in precedenza ho fatto un corso anche su Protel. Perfetto, noi qui utilizziamo proprio Opera Cloud. Questo ci fa risparmiare settimane di formazione. Ottima notizia! Conosco bene l'interfaccia, la gestione delle rooming list e le fatturazioni. Molto bene, e con le OTA come Booking o Expedia ha dimestichezza. Sì, gestivo direttamente io l'inserimento delle prenotazioni manuali. Bene, parliamo delle lingue ora. Il nostro target è per il 60% internazionale. Parlo inglese fluentemente, ho un livello C1 certificato e me la cavo molto bene anche con lo spagnolo. Ha mai avuto modo di gestire lamentele in lingua straniera? Sì, diverse volte. La cosa più importante è non farsi prendere dal panico e ascoltare attentamente. Esatto, l'ascolto attivo è la prima regola. Mi faccia un esempio di reclamo ricorrente nel suo vecchio hotel. Capitava spesso che si lamentassero per il rumore della strada nelle stanze ai piani bassi. E come risolveva la situazione? Se c'era disponibilità, offrivo un upgrade gratuito a una camera superior ai piani alti. Se invece l'hotel era al completo e non c'erano camere libere, Mi scusavo per il disagio, offrivo un drink di benvenuto al bar e mandavo un piccolo omaggio in camera. un cesto di frutta o dei cioccolatini possono fare miracoli per calmare gli animi. Esatto, un piccolo gesto spesso trasforma un cliente insoddisfatto in un cliente fidelizzato. Vedo che ha la giusta mentalità. Parliamo ora della gestione della cassa e delle fatturazioni. Mi occupavo regolarmente delle chiusure di cassa a fine turno e delle quadrature dei POS. E per le fatture elettroniche aziendali? Inserivo i dati anagrafici completi di codice destinatario o PEC la sera prima del checkout. Perfetto, noi lavoriamo tantissimo con la clientela business. Immagino abbiate molte convenzioni aziendali con tariffe dedicate da caricare a sistema. Esatto, e a volte i clienti business hanno poco tempo al mattino, il checkout deve essere fulmineo. Nel mio precedente lavoro preparavo sempre le ricevute pro forma la sera prima, per velocizzare tutto al mattino. Bravissimo, questa è la proattività che cerco. Passiamo ora all'argomento turni. Certo, mi dica tutto.
Lavoriamo su 3 turni, mattina dalle 7 alle 15, pomeriggio dalle 15 alle 23 e la notte dalle 23 alle 7. Abbiamo già un portiere di notte fisso, ma a volte per ferie o malattie le chiederemo di coprire il turno notturno. Per me non ci sono problemi avendo già avuto esperienza. Questo è un enorme vantaggio per noi. Ovviamente i turni notturni hanno la maggiorazione prevista dal contratto nazionale. Certo, mi sembra corretto. Come sono gestiti i riposi settimanali? Avrà 2 giorni di riposo a settimana, ma lavorando in hotel ovviamente cadranno quasi sempre in giorni feriali. Fa parte del mestiere. Per me non è un problema lavorare il sabato, la domenica o nei giorni festivi. Bene, un altro aspetto fondamentale in un 4 stelle è il servizio di concierge. Intende la prenotazione di ristoranti, transfer o tour guidati per i turisti? Esattamente. Non abbiamo un concierge dedicato fisso, quindi il receptionist deve saper consigliare i clienti. Conosco molto bene la città, i migliori ristoranti locali e come organizzare trasferimenti per l'aeroporto. Perfetto, è importante saper fare upselling, ad esempio proponendo il transfer privato del nostro partner invece del taxi. Certamente. L'upselling l'ho sempre applicato anche per vendere camere di tipologia superiore al check-in. È una pratica che qui incentiviamo molto. Riconosciamo delle percentuali a chi riesce a vendere upgrade o servizi extra. Questo è un ottimo incentivo. Stimola sicuramente la motivazione e le prestazioni del personale. Un'altra cosa che chiedo sempre è come se la cava con la gestione dello stress. Direi bene. L'importante è mantenere la lucidità e non trasmettere la propria ansia al cliente che si ha davanti. A volte ci sono 3 clienti in attesa al desk, il telefono che squilla all'impazzata e un facchino che chiede informazioni. In quei casi chiedo un attimo di pazienza a chi ho davanti, metto in attesa la chiamata e gestisco le priorità una alla volta. Sorridendo sempre, mi raccomando. Il sorriso è la divisa principale di chi lavora al front office. Non va mai dimenticato. Mi è piaciuta molto questa frase e vedo che ha molta passione per questo lavoro. Sì, nonostante i sacrifici, il contatto con persone da tutto il mondo è impagabile. Concordo in pieno. Volevo chiederle come se la cava con le mansioni di back office. Rispondo quotidianamente alle email di richiesta preventivo e controllo le recensioni online della struttura. Risponde anche alle recensioni su TripAdvisor e su Booking personalmente? Se autorizzato dalla direzione, sì, soprattutto per ringraziare i clienti soddisfatti per averci scelto. E per le recensioni negative o le critiche? Per quelle preferisco sempre confrontarmi con il direttore prima di pubblicare una risposta ufficiale e pubblica. Mi sembra sensato, le recensioni sono il nostro biglietto da visita digitale, vanno gestite con estrema cautela. Assolutamente. Un commento gestito male può influenzare tantissimo le prenotazioni future di altri utenti. Senta, Lorenzo, parliamo dell'inquadramento contrattuale, così siamo chiari da subito. Certo, la ascolto. Offriamo un contratto a tempo determinato di 6 mesi iniziale inquadrato al quarto livello del CCNL del turismo.
Il livello contrattuale è perfettamente in linea con la mia esperienza attuale. Lo stipendio netto si aggira intorno ai 1.200 euro, più ovviamente le maggiorazioni per i notturni e i festivi. E ci sono anche i buoni pasto. O c'è una mensa aziendale per noi dipendenti? Abbiamo la mensa del personale aperta a pranzo e cena per chi è in turno. È tutto incluso. Molto comodo. C'è anche il servizio di lavanderia per le divise, o me ne devo occupare io? Forniamo noi 2 cambi completi di divisa sartoriale e la lavanderia interna se ne occupa ogni giorno. Direi perfetto. Come da prassi c'è un periodo di prova retribuito di 1 mese previsto dal contratto. Mi sembra più che giusto. Così vi permetterò di valutare le mie reali competenze sul campo. A proposito di questo, che disponibilità ha per iniziare? Tra quanto sarebbe libero? Ho già dato il preavviso al mio attuale datore di lavoro, quindi sarò libero tra 2 settimane esatte da oggi. Le tempistiche sono perfette per noi. Abbiamo bisogno di lei pronto in postazione per l'inizio della stagione alta. Sono assolutamente pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo. Ha per caso qualche altra domanda per me sull'hotel, sullo staff o sull'organizzazione? Forse solo una curiosità tecnica. Quante camere ha in totale la vostra struttura? Abbiamo 85 camere, di cui 5 suite di lusso e una sala meeting da 100 posti. Ottimo, una dimensione gestibile, ma che richiede sicuramente ritmi dinamici e molta attenzione. Esattamente. Bene, Lorenzo, direi che da parte mia ci siamo. Devo dire che mi ha fatto davvero un'ottima impressione. La ringrazio, Silvia. È stata una chiacchierata molto piacevole. Mi piace molto la vostra realtà. Mi fa piacere, domani faccio un rapido passaggio con la proprietà, ma direi che a breve riceverà la nostra proposta ufficiale via mail. Perfetto, allora nei prossimi giorni tengo d'occhio la posta. Grazie ancora per l'opportunità. Grazie a lei. Buona giornata. A lei, buon lavoro e a presto!